né Elena Prestes, né Edoardo Tavassi, né Shara Gatta a vincere la prima edizione di The 50, il nuovo reality di Prime Video, è Matteo Diamante. Devo dire che finora il reality era andato un po' in maniera altalenante, almeno a mio gusto. Poi la finale invece è stata molto molto interessante in termini di gioco, parlo soprattutto sotto quel punto di vista. Prima di entrare nel merito del discorso e di commentare quanto accaduto appunto in queste ultime 3 puntate, vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, Matteo Diamante è il vincitore di questa edizione di The 50. Già sappiamo che ce ne sarà una seconda perché è stato annunciato, quindi immagino che comunque i risultati siano stati abbastanza buoni per un reality che, andando in onda su una piattaforma, ha degli obiettivi molto molto diversi rispetto ad un programma che invece va in onda in televisione. Nelle settimane precedenti si era molto parlato del possibile vincitore, dato che il programma è stato registrato mesi fa e già sapevamo bene o male i 10 finalisti. Non sapevamo chiaramente chi avesse vinto. Si parlava molto di Edoardo Tavassi e di Elena Prestes e non a caso sono arrivati tra i primi 3. Infatti a quel punto pensavo che veramente fosse uno dei loro 2, però ho detto non è che quelle notizie siano state buttate lì proprio come amo, come esca, appositamente per indirizzare il pensiero delle persone. Edoardo Tavassi ed Elena Prestes, lì ti viene subito da pensare, qualcuno diceva uno, qualcuno diceva l'altra, è probabile che abbiano vinto loro 2, però a un certo punto mi è venuto in mente che magari potesse essere anche proprio Matteo Diamante a trionfare, del quale si era parlato meno di tutti, perché oltre che di Elena e di Tavassi si era parlato anche di Shayla Gatta, che si è fermata poco prima nello step precedente, si era parlato di Francesco Chiofalo, che comunque secondo me da questo programma ne esce rafforzato, perché come personaggio ne è uscito veramente benissimo, ne è uscito molto molto bene. Poi ovviamente può piacere o può non piacere, però guarda caso adesso lui dovrebbe andare a fare l'Isola dei Famosi, quindi si è guadagnato uno slot, un programma che prima non aveva ancora mai fatto, e non capisco neanche perché, dato che comunque è un personaggio nato con Mediaset e Mediaset non l'ha mai utilizzato come avrebbe potuto per il Grande Fratello oppure per l'Isola dei Famosi, come dovrebbe accadere insomma nella prossima edizione. Vedremo poi se saranno ufficializzati i concorrenti, però sta di fatto che la puntata finale mi è piaciuta molto. Ovviamente non ci sono stati tanti scontri, tante dinamiche esterne al gioco, ed è proprio per questo che mi è piaciuto, perché sì, il reality ha bisogno anche di quelle dinamiche che ha portato tantissimo Paola Caruso, eliminata nella prima dell'ultimo blocco delle puntate praticamente, ma era inevitabile perché lei, mettendosi contro tutti, o vinceva tutte le prove oppure al primo errore sarebbe stata eliminata, ed è andata esattamente così. Poi ha anche rotto definitivamente il suo rapporto con Giancarlo, rapporto ovviamente di convenienza, come ha dimostrato Paola stessa, perché al primo pretesto subito ha colto la palla al balzo per mollarlo. È vero che la discussione è partita da Giancarlo, però Giancarlo mi sembrava molto più predisposto a chiarire, nonostante l'argomento fosse molto futile, l'argomento di discussione, perché non l'ha riconosciuto da un tatuaggio, si conoscono da 5 giorni, 4 giorni, e non è che Paola Caruso fosse obbligata a sapere tutti i tatuaggi, soprattutto di una persona molto molto tatuata, quindi è stato veramente un litigio banale e stupido da chi l'ha avviato, ovvero da parte di Giancarlo, ma Paola poi ha colto la palla al balzo per mandarlo a quel paese, e mi sembra molto molto palese che non gli interessasse nulla di lui, perché altrimenti avrebbe potuto anche sorvolare, cercare di trovare un accordo, diciamo una pace, per poi eventualmente, se davvero interessata, proseguire la conoscenza fuori, ma era ovvio che non fosse così. Quindi Paola Caruso è stata estromessa dai giochi praticamente subito per quanto riguarda l'ultimo blocco di puntate, e quindi sono rimasti coloro che sicuramente si sono distinti di più e hanno fatto meglio. Sono molto sorpreso da Alex Caniggia, che è stato veramente un personaggio interessante anche lui, secondo me, per il reality, a parte le troppe parolacce che andrebbe a dire. Già praticamente in un reality montato ogni 2 parole era una parolaccia, poi figuriamoci in un reality che dovrebbe andare in onda per esempio su Mediaset come Grande Fratello o Isola dei Famosi, sarebbe censurato ogni volta. Soprattutto il reality in diretta come il Grande Fratello sarebbe veramente, verrebbe ripreso ogni volta e alla fine verrebbe preso anche qualche provvedimento nei suoi confronti. Però questo è un discorso a parte. Tra i più forti c'è stata
tra i 10 rimasti in gara, i finalisti effettivi, una prima selezione che ha portato ad una scrematura di 4 concorrenti per farne restare 6. Tra questi 6, oltre a Tavassi, Elena e Matteo Diamante, c'erano anche Sciaragatta, Federico Fusca e Max Felicitas. Lì in quel gioco praticamente era tutto in bilico, bastava toccare la palla nera con la mano, mandarla nella buca prima delle altre per ricominciare tutto da capo, quindi è stato veramente molto molto particolare. Alla fine i 3 vincitori sono stati, come detto, Edoardo Tavassi, Elena Prestes e Matteo Diamante, nella sfida finale in cui io vedevo favorita Elena tra tutti sinceramente. Poi però, venendo a conoscenza delle prove, la prospettiva è cambiata completamente, perché la prima fondamentalmente io credo che fossero un po' tutti sulla stessa linea, sullo stesso livello, dato che dovevi cercare di mettere la pallina in equilibrio su quell'attrezzo, di cui tra l'altro non ricordo il nome, però questo è secondario. Nella seconda prova invece era una prova di cultura generale, le cui domande secondo me erano anche abbastanza semplici, non è che ci volesse uno scienziato per risolverle e per rispondere a quelle domande, però Elena ne ha sbagliate 6, Matteo Diamante ne aveva sbagliate 2, Tavassi ne aveva sbagliata soltanto una, quindi sbagliandone soltanto una è chiaro che lì avesse guadagnato molto molto tempo. Tra l'altro anche quella secondo me poteva arrivarci, forse è per la fretta che non è riuscito a capire la domanda, che comunque era estremamente semplice, forse era una delle più semplici, dato che non prevedeva né calcoli né niente, cioè era la domanda di quanti mesi hanno 31 giorni, fondamentalmente non è che serve chissà quale grande calcolo per dire che sono 7, però è andata così. Matteo Diamanti invece è riuscito a recuperare, per Elena si era creato credo un gap incolmabile a quel punto, perché poi sono arrivati all'ultima prova in cui dovevano fare 3 canestri da 3 distanze differenti. Tavassi lì ha perso un'infinità di tempo, un po' per tutti i canestri, il primo non tanto, ma gli altri 2, soprattutto l'ultimo, sono stati un'agonia per lui, e l'abbiamo visto. Poi chiaramente il montaggio non rende l'idea di quanto tempo effettivamente abbiano messo tutti quanti, però immagino che Matteo Diamante fosse un po' più preparato su questo, e infatti ha vinto anche per questo motivo. Anche Elena sul canestro probabilmente è stata più veloce di Tavassi, però non sappiamo né se è arrivata seconda o terza come Tavassi, né nulla praticamente sotto quel punto di vista. Però se Tavassi non ha vinto è sicuramente per quella terza prova che ha sbagliato, e anche per una questione di velocità, perché lui sicuramente sulla velocità, sulla corsa era il più lento dei 3, quindi già partiva con un handicap rispetto agli altri, perché dal mio punto di vista era più lento. Poi se perdi tempo anche in un'altra prova o addirittura in più prove, diventa veramente complicato arrivare alla vittoria. Matteo Diamante invece molto veloce, ha avuto un buon compromesso, ha sbagliato non troppe domande, mi sembra 2, e quindi è riuscito alla fine a portare a casa la vittoria, perché è stato quello più costante, senza ombra di dubbio, ed è stato anche quello più in ombra secondo me rispetto agli altri, perché ha lavorato un po' sotto traccia, si è riuscito a ritagliare dei gruppi di amicizie o pseudotali giusti, quantomeno di alleanze, che lo hanno portato avanti fino alla fine, e infatti lui è riuscito poi a portare a casa la vittoria nel momento giusto, perché le prove le ha superate quando c'è stato bisogno di superare delle prove, i rapporti lì erano fondamentali per non farsi nominare ed eliminare, e quindi per me ha giocato strategicamente in maniera perfetta, così come anche aveva fatto Elena, però poi ovviamente ne deve vincere soltanto uno, e se di domande di cultura generale ne sbagli 6, purtroppo lì comprometti praticamente qualsiasi cosa, e quello ha inciso e pesato molto sul cammino di Elena, mentre Tavassi è stato molto bravo in quell'aspetto, in quelle domande, ma nella prova più fisica, che era quella dei canestri, lì ha toppato parecchio, ha toppato alla grande, rallentando molto il suo percorso. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.